Oggi voglio affrontare un tema che spesso viene frainteso e suscita dubbi, ovvero il minimalismo. Forse anche tu ti sei chiesto se questo stile di vita significhi davvero rinunciare a tutto, o magari ti domandi se sia compatibile con la tua vita che è piena di impegni, o addirittura con una famiglia numerosa. In questo video risponderò a 8 domande frequenti sul minimalismo, domande che molte persone si pongono quando si avvicinano per la prima volta a questo percorso. Il minimalismo non è una moda passeggera, chiariamolo subito, ma è un modo di vivere con più intenzione, che serve a ridurre lo stress e a dare più valore a ciò che conta davvero. Se sei curioso di scoprire come può il minimalismo migliorare la tua vita e la tua salute mentale, continua a guardare questo video. Ti prometto che il minimalismo è molto più semplice, ma anche potente di quanto pensi. Assolutamente no. Il minimalismo non è una privazione, non si tratta di vivere senza, ma di vivere meglio, eliminando ciò che non aggiunge valore alla tua vita. Pensa a quante volte ti sei sentito sopraffatto dagli oggetti o dalle attività che non ti portano felicità. Il minimalismo ti aiuta a liberarti da ciò che ti pesa, per lasciare spazio a ciò che ti rende veramente felice. Facciamo un esempio. Invece di avere un armadio pieno di vestiti che non indossi mai, puoi scegliere di tenere solo quelli che ami davvero, che ti fanno sentire a tuo agio e sicuro di te. Questo approccio riduce lo stress decisionale e ti permette di vivere con più leggerezza. Assolutamente sì. Il minimalismo è per chiunque voglia vivere in modo più consapevole, indipendentemente dallo stile di vita e dalle circostanze personali. Non esiste un'unica versione del minimalismo. Ognuno può personalizzarlo in base ai propri bisogni e valori. Se ad esempio vivi in una città frenetica, potrebbe voler dire trovare momenti di pace e ridurre il caos intorno a te. Se invece abiti in una piccola comunità rurale, questo potrebbe significare semplificare ulteriormente la tua routine quotidiana. Che tu abbia una famiglia numerosa o che viva da solo, il minimalismo può aiutarti a concentrarti su ciò che conta davvero, donandoti più tempo ed energia per le persone e le cose che ami. Assolutamente no. Il minimalismo è molto più di una semplice moda. I suoi principi, ridurre l'eccesso, vivere con intenzione e dare valore all'essenziale, esistono da secoli. Grandi pensatori e filosofie come il buddismo o il pensiero stoico hanno promosso l'idea di vivere con meno per vivere meglio. Oggi il minimalismo è diventato una risposta quasi naturale, possiamo dire, al consumismo dilagante e allo stress della vita moderna. Quindi non è solo un trend temporaneo, ma una filosofia di vita che ci riporta a ciò che è davvero importante: le nostre relazioni, il nostro benessere e il nostro tempo. È un modo per tornare a vivere in modo più autentico, soddisfacente e lontano dalle pressioni del possedere di più. Iniziare è più semplice di quanto sembri. Il primo passo è quello di guardarti intorno e chiederti: questo oggetto o questa attività mi aggiunge valore o mi appesantisce? Non serve cambiare tutto subito, questo sarebbe un grave errore, ma serve partire da una piccola area della tua casa come il tuo armadio, il tuo ufficio o persino il tuo telefono. Ad esempio, potresti decidere di eliminare le notifiche inutili sul telefono per ridurre le distrazioni digitali, oppure puoi iniziare con una stanza della casa, magari eliminando gli oggetti che non usi o che non ti portano gioia. Ogni piccola decisione consapevole ti aiuta a creare più spazio mentale e fisico per ciò che conta davvero. Assolutamente sì. Il minimalismo non è una fuga dalla tecnologia, ma è un modo per usarla con saggezza. Si tratta di scegliere con attenzione gli strumenti che andremo ad utilizzare, ovvero strumenti che servono a migliorare la nostra vita, senza lasciarci sopraffare da questi. Un esempio concreto potrebbe essere limitare l'uso delle app sui tuoi dispositivi, mantenendo solo quelle che effettivamente ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi o a mantenere connessioni importanti. Il minimalismo digitale è una parte fondamentale di questa filosofia. Ridurre le distrazioni come le notifiche costanti, il multitasking, ti aiuta a concentrarti su ciò che è davvero significativo e a recuperare il controllo sul tuo tempo. Assolutamente no. Il minimalismo è un approccio che può migliorare la vita di persone di tutte le età. Per una persona più anziana, ad esempio, il minimalismo può significare liberarsi dagli oggetti accumulati nel corso degli anni e vivere con più serenità e meno stress. Per le persone più giovani, invece, può rappresentare un'opportunità per iniziare la propria vita adulta con chiarezza e intenzionalità, evitando magari di cadere nella trappola del consumismo e dell'accumulo. Indipendentemente dalla tua età, il minimalismo ti aiuta a focalizzarti su ciò che ti rende felice e a vivere in modo più semplice e autentico. Sì,
Il minimalismo è strettamente legato alla sostenibilità. Vivere con meno significa consumare meno risorse e quindi produrre meno rifiuti. Ad esempio, acquistare solo ciò di cui hai realmente bisogno e fare scelte consapevoli riduce l'impatto ambientale. Potresti decidere ad esempio di comprare abiti di qualità che durano più a lungo, anziché seguire mode passeggere del fast fashion. O magari potresti preferire prodotti riutilizzati, riducendo quindi la plastica monouso. Ogni piccola scelta che fai verso un consumo consapevole contribuisce a preservare l'ambiente e a promuovere uno stile di vita più sostenibile. Sì, il minimalismo può avere un impatto profondo sulla tua salute mentale. Eliminare il disordine, non solo fisico ma anche mentale, ti aiuta a creare un ambiente più calmo e rilassato. Quando hai meno oggetti intorno a te, hai meno distrazioni e meno decisioni da prendere ogni giorno, riducendo quindi di fatto lo stress. Inoltre, concentrarti su ciò che davvero ti rende felice e vivere in modo più intenzionale può aumentare il senso di benessere e di gratitudine. Immagina di entrare in una casa ordinata e luminosa, dove ogni cosa ha un suo scopo. Questo non solo ti fa sentire più organizzato, ma crea un senso di pace che si riflette anche nel tuo benessere emotivo. Spero che le risposte a queste 8 domande ti abbiano aiutato a chiarire qualche dubbio sul minimalismo e magari a vedere quanto questo può essere utile nella tua vita. Ricorda, il minimalismo non è una questione di privazione, non mi stancherò mai di ripeterlo, ma è una scelta consapevole di vivere con ciò che realmente ti arricchisce. Ogni piccolo passo verso una vita più semplice e significativa può fare davvero una grande differenza. Se hai altre domande o se hai iniziato a esplorare da poco il minimalismo nella tua vita, lascia un commento qui sotto e io ti risponderò nel più breve tempo possibile perché mi farebbe davvero piacere sapere la tua opinione. Grazie ancora per il tuo tempo e noi ci vediamo settimana prossima.